Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, uno spazio dove parliamo di crescita personale, spiritualità e sciamanesimo e lo facciamo sempre partendo da dei libri, estrapolando magari dei concetti presenti in questi libri e poi facendo una Una discussione nostra, chiacchierata. una chiacchierata. E oggi abbiamo scelto il Tao Te Ching di Lao Tzu, che è un vero e proprio classico della letteratura spirituale. Direi proprio sì, un classico, visto che è stato scritto tra il VI e il IV secolo a.C. Da Lao Tzu. Non si sanno tantissime informazioni riguardo a questo filosofo, lo possiamo chiamare benissimo così. Quello che sappiamo è che ha scritto questo testo e che sembra fosse un archivista, però un sacco di informazioni che sono arrivate a noi sono un po' romanzate, quindi non abbiamo tantissime informazioni al riguardo. Ok. Ovviamente quello che possiamo dire è che è stato il fondatore del taoismo. Esatto, proprio da questo testo antico parte proprio tutta la filosofia del taoismo e noi abbiamo voluto, diciamo, estrapolare dei concetti proprio per la puntata di oggi perché molti, pur essendo antichi, in realtà sono attuali. Io aggiungerei una cosa, che oltre a essere antichi e attuali, la cosa interessante, per cui l'abbiamo anche portato qua in questa puntata, è proprio anche paragonare questi principi che esistono nel taoismo, paragonarli ai principi dello sciamanesimo, no? Perché questo ci fa capire, quando andiamo a fare questi parallelismi, si capisce molto bene come queste pratiche antiche, anche distanti tra loro, quanto gli insegnamenti fossero comuni alla fine. Esatto, gli Gli stessi quasi, stessi. detti con parole diverse, ma alla fine il concetto, l'insegnamento è quello. Ovviamente con parole diverse, perché il contesto è diverso e quindi è ovvio che se si parla di Cina, chi scrive quel testo, chi deve scriverlo con la consapevolezza che sta scrivendo un testo in quel contesto. La parola sembra. Piuttosto che se lo scrivi in Giappone, in O lo scrivi o Nepal. negli Stati Uniti. Questo è molto importante perché spesso, e apro una parentesi e poi la chiudo subito, spesso si viene anche accusati, no, nel nostro caso, nello sciamanesimo, di insegnare magari uno sciamanesimo a degli occidentali, delle pratiche che magari sono native di altre popolazioni, con metodi diversi, ma è giusto che sia insegnato con metodi diversi perché sono due realtà diverse e quindi se no il rischio sarebbe quello di scimmiottare una cultura e non comprenderne nemmeno l'essenza. Quindi è giusto adattare le varie pratiche al contesto storico e al contesto sociale. Sono d'accordo. E diciamo uno dei principi del taoismo è proprio il concetto stesso di Tao, no? E il Tao, molti lo sanno già, è quel simbolo che magari metteremo in sovraimpressione, quindi quella sfera bianca e Quel nera, cerchio quel dove cerchio dove il bianco rappresenta il bene, il nero rappresenta il male, quindi le due polarità dell'universo. Per cui questo simbolo ci dice che dentro il bene c'è un po' di male e dentro il male c'è un po' di bene e che in realtà tutto è connesso, uno è l'altro aspetto sì, in dell'altro. queste parole c'è racchiuso tutto il libro, no? Alla fine, E perché questo ci fa capire quanto i simboli siano assolutamente importanti, sì, perché no? tutti i concetti sono espressi poi a livello simbolico in questo appunto in questo simbolo. E quindi è molto interessante andare anche a analizzare, no, i vari punti che vengono toccati in questo testo. E diciamo Lao Tzu parla di questo Tao come una sorta di energia che anima, che permea ogni cosa, che dà vita a ogni cosa, come se le piante, i sassi, le persone, gli animali fossero tutti composti di questa energia definita appunto Tao e quindi unione di due polarità, maschile e femminile. L'armonia, potremmo dire. Sì, poi chiaramente il compito poi è quello di raggiungere l'armonia per noi esseri umani, ma Lao Tzu ci spiega che in natura, già nella creazione stessa, l'armonia è già presente. Siamo forse noi esseri umani che siamo quelli più Ma disequilibrati sai, infatti, rispetto. basti pensare a un fiume, no? Un fiume è lì, non ha un obiettivo specifico, però proprio perché è lì dà vita alle piante
che nascono vicino alle sue acque, dà vita agli animali che sono all'interno e arriva poi al mare. Bello questo esempio del fiume, sì, effettivamente magari il fiume non è neanche consapevole di quanto possa essere utile a tutto l'ecosistema, però in realtà proprio questo fatto di essere semplicemente se stesso, un fiume, e qui ci riallacciamo magari un po' al discorso della scorsa puntata, lo rende esattamente perfetto così com'è, quindi nulla va fatto, nulla va modificato. E Lao Tzu ci parla anche del non sforzo, di quanto sia importante appunto lasciar fluire, esattamente come l'esempio del fiume, no? Lasciar fluire le cose senza essere attaccati, senza dover in qualche modo intervenire a tutti i costi. Sì, poi sai, abbiamo preso l'esempio del fiume, che è un po' un esempio classico, no? Il fiume deve arrivare al mare e cosa fa? Prende la strada più semplice per arrivarci, perché l'obiettivo è quello e quindi si lascia guidare dalla natura e dal suo sentire, potremmo dire, e quindi si lascia andare, accetta i problemi che può trovare lungo la strada, che possono essere una pietra, un passaggio magari difficile per l'acqua, ma alla fine trova la sua via. Quindi assecondare le forze che abbiamo a disposizione senza cercare di forzare eccessivamente le cose. Questo è un insegnamento molto importante. Che poi è quello che chiamano Wei Wei, Sì, il lasciar esatto. fluire. Lasciar fluire, che comunque è molto presente anche nella cultura sciamanica, cioè il concetto di Non azione, sì. cioè di lasciare andare, di non opporsi con forza. Allora, questo è un concetto, per esempio, che per noi occidentali è un po' difficile da digerire, perché se noi pensiamo anche a tutta l'evoluzione dell'essere umano, anche in termini di scienza, di tecnologia, tutto questo è venuto in essere proprio dal non accettare le cose così come sono, no? Vero? E quindi il fatto di non accettare che l'uomo potesse morire per un'infezione nell'Ottocento, immagino, no? Possa aver spinto queste menti, questi scienziati, questi ricercatori a trovare una soluzione, quindi a intervenire. Ed è per questo forse che per noi occidentali questo principio presente nel Tao Te Ching è forse quello più difficile in qualche modo da acquisire, da fare nostro. Non so tu come la pensi. No, assolutamente sì, perché è un po' contro la nostra cultura, no? Però credo che siano due cose un po' diverse, cioè il concetto di andare avanti con la scienza non vuol dire forzare. Ci saranno delle persone che sono devote per quella causa e quindi sentono quel percorso come personale. Però magari ci sono delle persone che non potrebbero mai fare quel tipo di mestiere. È proprio questo che secondo me ci vuole insegnare, cioè seguire la nostra natura. Che ognuno ha il suo ruolo Oh, nell'universo. ognuno ha il suo ruolo nell'universo. È inutile che io mi sforzi di voler fare il medico, ora in questo caso, se non ho quell'indole. Quindi diciamo che questo concetto della non azione, del non sforzo, se così vogliamo definirlo, ci porta anche a utilizzare quello che abbiamo, no? Quindi i talenti Sì. che abbiamo, le risorse che abbiamo, e chiaramente se seguiamo le nostre naturali inclinazioni effettivamente non c'è sforzo, non c'è fatica. I famosi talenti che ad alcune persone, cose che per altri potrebbero sembrare impensabili da eseguire, per alcune persone vengono naturali. Mi viene in mente uno scrittore che scrive un romanzo di 400 pagine con una trama ingarbugliatissima e con stupore uno lo legge e dice: ma come ha fatto questa Sì, persona a creare questa storia? Da dove è spuntata fuori? Ha seguito il flusso, ha seguito questo suo essere, questa sua natura. Un altro concetto di Lao Tzu molto importante è anche l'invito a vivere una vita semplice, a essere umili e a non essere attaccati né alle idee né anche ai risultati in qualche modo che speriamo di ottenere. E questo chiaramente, questo stile di vita che lui suggerisce, porta l'individuo a essere sempre più distaccato dal proprio ego, perché poi alla fine è l'ego stesso che desidera
i beni materiali, che desidera arricchirsi, che desidera acquisire potere sugli altri, sono tutti aspetti dell'ego. Però chiaramente questi aspetti creano separazione con gli altri e con il mondo circostante, non creano per l'individuo un'ambientazione armonica, quella dimensione della tribù a cui i nostri avi erano così legati, abituati, di poter fare affidamento su una tribù, su una grande famiglia. Un'altra chiave di lettura, sempre legata a questo punto, è molto legato anche a come trovare la propria felicità. Stavi parlando del non attaccamento. Se te sei felice con te stesso, stai bene ovunque tu possa essere, ma se non sei felice, con le cose esterne saranno sempre un cercare di trovare questa felicità, ma non la troverai mai. Perché la cerchi al di Perché la fuori. cerchi al di fuori. Una domanda che una persona potrebbe fare è: ma queste cose materiali, questi beni materiali che cerchi al di fuori, mai ti possono dare la felicità? Non sto dicendo questo, la felicità te la possono dare se alla base hai già una felicità interiore, allora te li godi veramente. Quindi sì, basare tutto il nostro percorso di vita sul raggiungere i beni materiali o una certa posizione di potere è chiaramente a livello evolutivo dell'anima un'enorme perdita di tempo. Tutto è basato sull'arrivare, come ci arrivi non interessa ad avere quella cosa, l'importante è avercela e poi quando ce l'hai ti accorgi che non sei felice perché è una cosa effimera. Prima devi essere già in pace con te stesso, solo in quel momento tutto ciò che arriva dall'esterno lo vedi come una benedizione, lo vedi come una gioia. Se no, Perché hai diciamo, rimani schiavo di quella botta di dopamina, di no? Che ti adrenalina in dà, quel sì. momento, di dopamina in quel momento, però poi hai sempre bisogno di far benzina e quindi di O dopamina. di acquistare nuove Sì, cose, o la di, benzina è sì, chiaro, l'acquistare o di nuove acquisire cose. sempre più potere, di salire sempre più in alto a livello sociale, sì, e questo chiaramente è alimentare il proprio ego a discapito della propria anima. Questo ci fa capire che alla fine le religioni, se prese nella loro forma più pura, o anche le varie correnti di pensiero, filosofie e quant'altro, dicono più o meno tutte la stessa cosa. Un altro principio è quello di imparare a creare il vuoto dentro di sé. Lui parla di vuoto creativo, che a me fa pensare tantissimo al concetto di meditazione e effettivamente per poter creare il vuoto creativo, il vuoto mentale, bisogna accedere a uno stato meditativo che si può raggiungere attraverso il viaggio sciamanico, per esempio, che noi conosciamo, o anche attraverso la semplice meditazione, la contemplazione o altre pratiche. E questo vuoto, secondo Lao Tzu, è fondamentale perché è necessario. Se noi non facciamo il vuoto dentro di noi, siamo incapaci di poter assorbire delle nuove informazioni, dei nuovi insegnamenti. Il vuoto lui lo paragona molto anche alla tazza, no? Al recipiente, alla coppa. L'utilità della coppa è proprio il fatto che sia vuota. Se non fosse vuota non potrebbe accogliere il nettare, il vino, il liquido che viene chiaramente messo all'interno. E allo stesso modo noi ogni tanto dobbiamo fare il vuoto per eliminare, diciamo, le memorie antiche, quindi tutto ciò che non ci serve più lo dobbiamo lasciare andare. Fare il vuoto in modo da poter accogliere quello che è necessario per noi in quel momento o importante per noi, per la nostra evoluzione o per anche affrontare le sfide che la vita ci mette davanti. In poche parole possiamo dire che c'è necessità di fare spazio, no? Mi viene sempre in mente il concetto sciamanico che l'universo non accetta il vuoto, no? E quindi io ho i miei pensieri che riempiono tutta la mia mente, no? E quindi io se voglio fare entrare la creatività, se voglio fare entrare qualche cos'altro, la devo liberare. E quindi a quel punto ho fatto spazio per riempirlo di nuovo e devo essere bravo a canalizzare la mia creatività, a portarla dentro per riempire questo vuoto. E non devo portare Bello. altri pensieri, perché se no la mia creatività non arriverà mai, perché questo sarà pieno. Ed è per questo magari che meditare al mattino
prima di iniziare la giornata, i vari impegni, è molto più facile che meditare la sera quando torniamo a certo. casa stanchi del lavoro, perché quando torniamo a casa stanchi del lavoro il nostro recipiente è strapieno e quindi prima di riuscire a vuotarlo dobbiamo fare perlomeno una mezz'ora di meditazione dove la nostra mente come una scimmia salta da un pensiero all'altro, quindi è molto più lungo raggiungere il vuoto mentale. Al mattino chiaramente siamo già nello stato mentale adatto per fare il vuoto e per accogliere le illuminazioni che provengono dall'alto, dall'universo, dai nostri avi, dai nostri alleati spirituali. Si parla di meditazione, però il fare vuoto mentale, se ci pensi, c'è in tutte le culture. Basti pensare anche alla religione cristiana, cattolica. La preghiera non è altro che fare un vuoto mentale, no? Il mantra non è altro che una nenia che mi porta al vuoto mentale. Sì, te ti riferisci più che alla preghiera al rosario, Al cioè rosario, a ciò sì, che viene ripetuto ripetuto. continuamente, alla fine vai in uno stato di trance, quindi crei il vuoto mentale, assolutamente sì, sono d'accordo. Quindi per concludere, l'insegnamento ultimo del Tao Te Ching sta proprio nel simbolo del Tao, che rappresenta la dualità ma anche l'unità, perché ci fa capire che gli estremi, gli opposti sono le due polarità della medesima cosa, definiamola così, della medesima energia, così come il giorno e la notte sono aspetti delle 24 ore, no? Non so come spiegarlo Sì, no, in meglio. maniera semplice potremmo dire che se non ci fosse quell'aspetto non potrebbe esserci l'altro. Ci devono essere entrambi. Hai fatto l'esempio del giorno e della notte. Il giorno, inteso come 24 ore, il giorno completo, non potrebbe esistere se non ci fosse il giorno e la notte. Tutto nella dualità è l'unione delle due parti che porta all'intero, no? Anche al comprendere. E mi viene in mente il bene e il male, che è un po' l'esempio tipico. Se io non comprendo il male, se non c'è il male, non posso riconoscere il bene. Le devo vedere tutte e due. E questo ci lega al non giudizio, no? Perché noi siamo abituati nella nostra società, proprio perché la nostra società o il nostro universo è un universo duale, a dire cos'è giusto e cos'è sbagliato, proprio perché dividiamo tutto. E invece dobbiamo arrivare a comprendere che non ci deve essere giudizio, perché solo accettando il giusto e lo sbagliato andiamo nell'uno, Nell'armonia. nell'armonia. Quindi sì, un'altra pratica per esempio che è molto presente nello sciamanesimo una è proprio questo non giudicare e quando chiaramente ci troviamo a vivere delle situazioni che la nostra mente considera essere delle grandi ingiustizie, delle grandi cattiverie, come possiamo salvarci? Chiaramente, come hai detto te, praticando l'arte del non giudizio e quindi accogliere il mistero. È così per un motivo che la mia mente razionale non può comprendere al momento. È lo stesso atteggiamento che gli sciamani dicono bisogna avere davanti a un disastro naturale, per esempio, no? Un terremoto che stronca un sacco di vite, e a chi dai la colpa? A chi giudichi cattivo? Nessuno, non puoi fare altro che accogliere il mistero della vita. Una forza ha voluto che le cose andassero così e quindi ancora una volta abbracciare ogni aspetto della realtà e cercare di danzare in questo mare mosso da energie positive e negative in armonia. E più cerchiamo di stare centrati, più cerchiamo di creare il vuoto creativo dentro di noi e più rimaniamo in equilibrio in questo mare, quindi più riusciamo a navigare e andare verso la direzione dove la nostra anima ha scelto prima di incarnarsi di andare. Questo io penso, facendo un sunto, è il grande insegnamento di Lao Tzu in questo testo meraviglioso che potete chiaramente leggere se vi interessa approfondire l'argomento. Io direi che questo podcast la possiamo concludere qua. Esatto. Vi chiediamo ovviamente, se la puntata vi è piaciuta, di lasciare un like, se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. Per voi non costa niente, ma lo so che lo diciamo spesso, lo diciamo sempre, ma per noi è importantissimo, anche perché, come vi diciamo, gli algoritmi di YouTube vanno un po' a penalizzare questi video di spiritualità, di sciamanesimo, di esoterismo. Quindi l'unico modo che abbiamo per farci conoscere, per farlo girare,
è ricevere il vostro like e la vostra iscrizione al Quindi canale. condividete il video a chi interessano magari questi argomenti più filosofici, più legati alla crescita e all'evoluzione dell'individuo. Se questo video vi è piaciuto, commentate dicendo anche la vostra opinione al riguardo su questi principi espressi nel libro di Lao Tzu, e noi ci vediamo al prossimo podcast. Ciao! Ciao!